Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Benvenuti all'episodio 2 della serie Come nasce l'italiano? A proposito del titolo che ho scelto per questa serie, vorrei rispondere ad una domanda che ho trovato nei commenti dell'episodio precedente. Come titolo, perché come nasce e non come nacque? È un'ottima osservazione. Perché ho scelto di usare il presente e non il passato remoto? Ho scelto di usare quello che si chiama presente storico, che è l'uso del presente per raccontare fatti ed eventi storici. Si usa per rendere la narrazione più interessante, molto più digeribile e più coinvolgente per chi ascolta. Quindi questo è il motivo per cui ho scelto come titolo Come nasce l'italiano. Nell'episodio precedente abbiamo visto che il latino parlato si è evoluto, assumendo forme un po' diverse lungo tutta la penisola. Le varietà di latino parlato sono quindi diventate delle lingue a tutti gli effetti e si sono cominciate a chiamare lingue volgari perché parlate dal popolo. E sono rimaste lingue prettamente orali fino a quando non c'è stata la necessità di mettere per iscritto queste lingue. Abbiamo visto anche che per la storia delle lingue romanze è molto importante la data del Concilio di Tours, convocato da Carlo Magno nell'813 d.C., perché in quel momento ci si rende conto che le persone del popolo non parlano latino, non parlano la stessa lingua del clero o dei colti. Il latino ecclesiastico, quindi quello più classico, e la cosiddetta rustica romana lingua, quello che oggi sono le lingue neolatine o romanze, quindi l'italiano, lo spagnolo, il francese, il portoghese, il rumeno, eccetera, prendono due strade diverse, ma continuano a coesistere per tanti secoli. Per quanto riguarda la penisola italiana, un anno e un documento molto importanti per l'evoluzione della lingua è, come abbiamo visto, il Placito Capuano del 960 d.C., che è il primo testo scritto intenzionalmente anche in volgare di cui siamo a conoscenza. E questo documento è considerato l'atto di nascita della lingua italiana non perché sia scritto in italiano, perché non è italiano come intendiamo l'italiano oggi, ma perché è testimonianza della necessità giuridica di distinguere tra il latino e il volgare parlato dalle persone di quella zona. Nel caso del Placito Capuano siamo nell'area campana. Grazie a questo documento possiamo datare con sicurezza il momento in cui comincia a manifestarsi la consapevolezza di parlare lingue diverse lungo tutta la penisola. In altre parole, il Placito di Capua è la prima testimonianza scritta intenzionalmente che abbiamo di un volgare italiano, cioè di uno dei volgari che si parlavano in quel momento nella penisola italiana. Adesso vi faccio un altro esempio di un altro documento che ci permette di capire come continua e come si sviluppa questa consapevolezza. In questo caso ci spostiamo a Roma. Quindi se con il Placito di Capua eravamo in area campana, con l'affresco intitolato Passio Sancti Clementis ci spostiamo a Roma. Questo affresco si trova tuttora all'interno della Basilica di San Clemente a Roma ed è datato tra il 1050 e il 1100 d.C. Allora, vedete sullo schermo questo affresco. Questa è solamente una parte dell'affresco, ma è quella che ci interessa. Ci si riferisce spesso a questo affresco come il primo fumetto in italiano, no? In volgare italiano. Perché? Perché accanto ai personaggi raffigurati ci sono delle didascalie che però non descrivono la scena, ma riportano ciò che i personaggi dicono nella storia.
Questa scena raffigura la leggenda della cattura di San Clemente da parte dei servitori del prefetto romano Sisinio, in cui questi ultimi, i servitori e Sisinio, vengono accecati e quindi trascinano una pesante colonna di marmo pensando di trascinare invece San Clemente. San Clemente parla in latino e dice, io traduco in italiano, per la durezza del vostro cuore avete meritato di trascinare pietre. San Clemente viene fatto parlare in latino nell'affresco perché si vuole preservare la sua santità, la sua purezza, la sua cultura. Diciamo che possiamo supporre che Sisinio parlasse latino perché era un prefetto romano al tempo di Nerva, ma in questo caso specifico, in questo affresco all'interno della Basilica di San Clemente, parla invece in volgare ed è la sua una lingua volgare anche nell'accezione contemporanea dell'aggettivo. Perché la frase più famosa di questo affresco è figli di P, tirate. Qual è il suono di questa frase in volgare? Se dovessimo leggerla oggi, come dovremmo leggerla? Secondo varie fonti, la pronuncia sarebbe questa: figli delle putte, traite, perché la pronuncia della L nella parola che scriviamo fili era palatale e la T semplice rendeva graficamente una pronuncia doppia. Qui c'è un intento ben preciso, perché il latino, come abbiamo detto, rappresenta il sacro, mentre il volgare rappresenta il profano. Quindi la distinzione tra le due lingue in questo affresco è netta e consapevole e ha come obiettivo quello di fidelizzare ancor di più i credenti. Quindi con questo affresco ci siamo già spostati dopo il 1000 e per continuare il nostro racconto diamo un'occhiata a questa bella linea temporale che ho fatto. È molto densa, però quello che vedete sulla linea temporale non è tutto quello che succede in questi 3 secoli, ovviamente, ma ho cercato di includere alcuni avvenimenti che ci interessano per il nostro racconto. Dopo il 1000 la situazione nella penisola italiana si stabilizza un po' e quindi si registra una crescita demografica forte. Dalla cartina è abbastanza evidente la suddivisione tra il centro-nord e il sud. Il centro-nord è sotto il controllo del Sacro Romano Impero e dello Stato della Chiesa. Nasce la borghesia, nascono le corporazioni delle arti e dei mestieri e le città si organizzano in organismi politici e amministrativi autonomi, che si chiamano comuni. Questo periodo viene anche chiamato età comunale nel centro-nord, proprio perché c'è lo sviluppo dei comuni e molto importante per i comuni fu la battaglia di Legnano del 1176 in cui la Lega Lombarda, che era un'associazione di alcuni comuni del nord, sconfisse Federico Barbarossa, che in quel momento era l'imperatore del Sacro Romano Impero. Altrettanto importante fu la pace di Costanza qualche anno dopo, nel 1183, in cui appunto si raggiungono altri accordi tra impero e comuni e quindi i comuni ottengono più indipendenza. In questo stesso periodo fioriscono le attività artigianali e mercantili e nascono e crescono le repubbliche marinare. Una di queste repubbliche marinare fu Pisa e uno dei primi testi molto importanti per la storia dei volgari italiani è proprio la Carta Navale Pisana, che è datata tra il 1110 e il 1150 d.C. La Carta Navale Pisana è il testo scritto in volgare toscano, di area toscana, più antico che noi conosciamo. Nella descrizione del video qui sotto troverete tutti i testi e i documenti che ho consultato per questo video e che potete leggere anche voi. Che cos'è il conto navale pisano? È un registro di spese relative alla costruzione e all'equipaggiamento di una galea.
Il documento elenca in dettaglio i costi per l'acquisto di materiali, legname, chiodi, corde, e per il pagamento di artigiani. Questo tipo di documento apparentemente tecnico ci offre una preziosa finestra sulla vita quotidiana, sull'economia e sulla tecnologia navale della Pisa medievale. C'è anche una trascrizione qui e possiamo riconoscere delle parole, per esempio restaiolo. Restaiolo è colui che produce le reti e è molto interessante il suffisso perché rimane tuttora in italiano nei nomi di professioni, di mestieri. Per esempio, uno che mi viene in mente subito è pizzaiolo. Un altro nome di professione o di mestiere che riconosciamo è ispornaio, colui che costruisce gli speroni. E anche qui c'è un suffisso tipico dei nomi di mestieri che ancora usiamo oggi in italiano, in aio. Fornaio, per esempio, mi viene in mente adesso. Quindi vi lascerò questo link nella descrizione del video, così potete andare a curiosare. Una curiosità sulla carta navale pisana è che si trova nella Biblioteca Pubblica di Filadelfia, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Se vi trovate a Filadelfia, andate a vedere questo documento, perché così fate proprio una gita extracurricolare di questo corso. Però, se riuscite ad andarci, fatemelo sapere. Allora, torniamo alla nostra cartina. Abbiamo visto in breve che cosa succede nel centro-nord, che cosa succede nel centro-sud. Proprio a ridosso dell'anno 1000 arrivano per la prima volta i Normanni in Italia e cominciano a conquistare alcuni territori. Nello specifico, Ruggero d'Altavilla riconquista la Sicilia che era stata invasa dagli arabi e unisce il Ducato di Puglia e il Ducato di Calabria, insieme alla Sicilia, in quello che noi conosciamo come Regno di Sicilia. Quindi nel 1130 nasce il Regno di Sicilia, che poi nel 1220 passa in mano alla dinastia degli Svevi, perché c'era stato il matrimonio tra Costanza d'Altavilla e il figlio dell'imperatore del Sacro Romano Impero in quel momento, e dalla loro unione nasce Federico II di Svevia, figura importantissima, tra poco vedremo perché. Quindi nel 1220 Federico II di Svevia diventa al contempo imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia. Il regno di Federico II di Svevia dura 30 anni, perché nel 1250 Federico II muore e cominciano tutte le vicende che poi porteranno alla divisione del regno di Napoli dal regno di Sicilia. Perché che cosa succede? Molto brevemente, quando Federico II muore, gli succede Corrado IV, però dopo 4 anni muore anche Corrado IV e quindi il successore al trono del Sacro Romano Impero diventa Corradino, figlio di Corrado IV, mentre sul trono del re di Sicilia sale Manfredi, che era il figlio di Federico II. Quindi il trono del Sacro Romano Impero e del Regno di Sicilia si ridivide. Poi nel 1265 Carlo d'Angiò, che era il fratello del re di Francia in quel momento, decise di partire alla conquista del Regno di Sicilia, appoggiato dal Papa. Carlo d'Angiò ebbe la meglio su Manfredi e quindi nel 1266 Carlo d'Angiò diventa re di Sicilia. Sul trono del Sacro Romano Impero c'era ancora Corradino, che decide di andare alla riconquista del Regno di Sicilia. Però non ebbe successo perché gli angioini ebbero la meglio, lo portarono a Napoli dove fu decapitato. I sudditi del Regno di Sicilia non erano contenti del regno di Carlo d'Angiò e a Palermo, che non era più la capitale del Regno di Sicilia, perché Carlo d'Angiò nel momento in cui fu incoronato re di Sicilia spostò la capitale del regno da Palermo a Napoli.
C'era un malcontento nella popolazione per come regnava Carlo d'Angiò e quindi nel 1282 ci fu la famosa rivolta dei Vespri, che erano delle rivolte popolari. A sostegno di queste rivolte popolari a Palermo arriva Pietro III d'Aragona, che era il genero di Manfredi, che lo vuole un po' vendicare, e quindi comincia la guerra tra gli Angioini e gli Aragonesi, che dura dal 1282 al 1302. Il 1302 è una data molto importante perché è la data della pace di Caltabellotta, che sancisce la divisione tra il Regno di Sicilia, che rimane sotto il controllo degli Aragonesi, e il Regno di Napoli, che rimane sotto il controllo degli Angioini. Quindi non c'è più il Regno di Sicilia come c'era prima, e questi due regni si riuniranno solamente nel 1442, se non ricordo male. Dal punto di vista dei testi, abbiamo visto a grandi linee che i primi testi scritti in volgare sono dei testi scritti per la gestione della vita quotidiana e amministrativa. I primi testi in volgare che hanno uno scopo poetico o letterario cominciano ad esserci dopo il 1200 e parlo di testi che possono essere ricondotti ad autori specifici e che possiamo datare. Negli anni sono stati scoperti molti testi però di autori anonimi che quindi diventa difficile collocare, no, nella storia della letteratura. Quello che è considerato il primo testo letterario nella storia della letteratura italiana è la cantica religiosa scritta da San Francesco nel 1224, che si intitola Laudes Creatorarum. Questo testo è conosciuto anche come il Cantico delle Creature e anche come il Cantico di Fratello Sole e Sorella Luna. Diciamo che l'obiettivo di questo testo è letterario, perché comunque è espressione artistica, però al contempo è anche un testo strumentale, perché Francesco d'Assisi lo scrive per favorire la comprensione della messa da parte del popolo. Siamo nel territorio che oggi corrisponde all'Umbria, quindi questo testo è scritto in volgare di quella zona, che possiamo chiamare volgare umbro. Altissimo onnipotente, bon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et onne benedizione. È estremamente comprensibile. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le lodi, la gloria e l'onore e ogni benedizione. Anche in questo caso, se siete curiosi, andate a leggere tutto il testo e questo testo di Francesco d'Assisi si inserisce nella tradizione delle laudi, che erano appunto dei testi religiosi di origine umbro-marchigiana e toscana. Allora, dal 1220 al 1250, come abbiamo detto, nel Regno di Sicilia ci fu il regno di Federico II di Svevia. Federico II era una persona molto colta, era un poeta, scriveva in volgare, era anche mecenate. La sua corte di Palermo era un grandissimo centro culturale, dove arrivavano intellettuali, letterati, poeti, scienziati, filosofi da ogni dove, perché oltre ad essere un ponte culturale tra la Grecia, l'Oriente e il mondo arabo, venivano persone da tutte le zone della penisola, perché non ci dimentichiamo che Federico II era sì re di Sicilia, ma era anche imperatore del Sacro Romano Impero e quindi i poeti che si ritrovavano alla corte di Palermo erano spesso anche funzionari dell'impero. E i rimatori, i poeti che si riunirono alla corte di Federico II a Palermo, crearono quella che noi conosciamo come la scuola siciliana. E quindi la poesia in volgare in Italia
nasce in Sicilia, alla corte di Federico II di Svevia. I poeti siciliani si ispiravano ai trovatori provenzali, in lingua doc, con la differenza però che per i poeti siciliani la lettura doveva essere individuale e quindi non c'erano accompagnamenti musicali. Dal punto di vista dei temi, introducono un altro aspetto dell'amore, cioè pongono maggiore attenzione sulle conseguenze che l'amore ha sulle persone. L'esponente più importante fu Giacomo da Lentini, a volte lo troverete scritto anche Jacopo da Lentini, che inventò il sonetto. Il sonetto è una composizione poetica in 14 versi endecasillabi, organizzati in 2 quartine in rima ABBA e 2 terzine con rima CDE. Leggiamo il sonetto che si intitola Amor è uno desio del 1241. Questo sonetto è scritto in volgare siciliano ma raffinato. Non era esattamente come parlavano le persone comuni. Infatti la lingua poetica dei poeti siciliani si basa sul volgare siciliano, ma è anche impreziosito da prestiti latini e provenzali. La letteratura, la poesia, fino in quel momento, era stata scritta in latino, quindi la scuola siciliana è assolutamente innovativa da questo punto di vista, nel contesto della penisola italiana. Leggiamo i primi 4 versi. Amor è uno desio che ven da core, per abbondanza di gran piacimento, e gli occhi in prima generan l'amore, e lo core li dà nutricamento. In italiano contemporaneo sarebbe: l'amore è un desiderio che viene dal cuore per l'intensità del piacere, e sono gli occhi per primi a dare origine all'amore e poi il cuore gli dà nutrimento. Abbiamo detto che la lingua di Giacomo da Lentini è un volgare siciliano raffinato. Mettiamolo ora a confronto con il volgare siciliano più colloquiale usato da un altro esponente della scuola siciliana, Cielo d'Alcamo, che scrive Rosa fresca aulentissima per fare una parodia dell'amor cortese degli altri poeti siciliani. L'autore non adopera una lingua aulica e sostenuta come gli altri poeti siciliani, ma una lingua molto più colloquiale e diretta, che si presume fosse molto prossima a quella che si parlava realmente nella Sicilia del tempo. I 2 diversi registri linguistici vanno di pari passo con i temi trattati. Amor è uno desio è la celebrazione del sentimento amoroso e dei suoi effetti sugli innamorati, mentre Rosa fresca aulentissima è la celebrazione dell'amore carnale. Come abbiamo detto, nel 1250 Federico II di Svevia muore e con lui anche la scuola siciliana. E ciò che noi abbiamo oggi della scuola siciliana ci è stata tramandata da poeti toscani che hanno trascritto molte delle poesie e dei lavori della scuola siciliana. Quindi in qualche modo l'eredità della scuola siciliana viene raccolta dalla scuola toscana. Dante Alighieri è un poeta della scuola toscana che dà poi vita allo stilnovismo, che riprende molti dei caratteri dell'amor cortese della scuola siciliana. E ovviamente la scuola toscana riprende anche la forma del sonetto. Allora, su questo chiudiamo l'episodio 2 e riprenderemo il discorso su Dante nell'episodio 3. Quindi abbiamo visto questi testi oggi per capire bene, per visualizzare come fioriscono i volgari della penisola, al plurale, i volgari della penisola, va bene? Io vi do appuntamento all'episodio 3. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo presto. Ciao!